Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Benelexa Gedeon Richter Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Benelexa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Benelexa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Benelexa? Benelexa è un farmaco a base del principio attivo levonorgestrel, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico contraccettivi intrauterini. È commercializzato in Italia dall'azienda Gedeon Richter Italia SRL. Benelexa può essere prescritto con ricetta RMR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Benelexa 20 mcg/24 ore. Sistema intrauterino 1 sacchetto monouso C/dispositivo di rilascio intraut. Benelexa 20 mcg/24 ore. Sistema intrauterino 1x5 bustine C/dispositivo di rilascio intraut. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gedeon Richter plc. Concessionario: Gedeon Richter Italia SRL. Ricetta: RMR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe C. Principio attivo: levonorgestrel. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: dispositivo intrauterino. Indicazioni: contraccezione. Trattamento del sanguinamento mestruale abbondante. Benelexa può essere particolarmente utile per le donne con sanguinamento mestruale abbondante che richiedono una contraccezione reversibile. Posologia. Inizio del trattamento. Nelle donne in età fertile, Benelexa è inserito nella cavità uterina entro 7 giorni dall'inizio delle mestruazioni. Può essere sostituito con un nuovo sistema in qualunque momento del ciclo mestruale. Inserimento dopo il parto. Per ridurre il rischio di perforazione, gli inserimenti dopo il parto devono essere rimandati fino alla completa involuzione dell'utero. Non inserire prima di 6 settimane dopo il parto. Se la paziente ha un significativo sanguinamento dopo il parto e/o dolore, prima dell'inserimento si deve escludere un'infezione o altre cause. Benelexa può anche essere inserito immediatamente dopo un aborto nel primo trimestre di gravidanza. Benelexa è efficace per 6 anni nelle indicazioni della contraccezione e abbondante menorragia. Pertanto deve essere rimosso dopo averlo utilizzato per 6 anni. Se l'utilizzatrice desidera continuare ad utilizzare lo stesso metodo, un nuovo sistema può essere inserito immediatamente, nel caso in cui non sia richiesta alcuna ulteriore protezione. Popolazione pediatrica. Benelexa non è stato studiato in pazienti di età inferiore ai 16 anni. Benelexa non deve essere usato prima del menarca. Compromissione epatica. Benelexa è controindicato nei pazienti con tumore epatico o altre epatopatie acute o gravi. Vedere paragrafo 4.3. Istruzioni per l'uso e la manipolazione. Benelexa è fornito in una confezione sterile che non deve essere aperta fino al momento dell'inserimento. Il prodotto deve essere maneggiato in condizioni di asepsi. Se la confezione sterile appare danneggiata, il prodotto deve essere gettato. Vedere paragrafo 6.6 per le istruzioni di smaltimento. Come inserire Benelexa? È fortemente raccomandato che Benelexa venga inserito esclusivamente da medici/operatori sanitari esperti nell'inserimento di un sistema a rilascio intrauterino di levonorgestrel e/o che siano stati adeguatamente addestrati nella procedura di inserimento di un sistema a rilascio intrauterino di levonorgestrel. In caso di difficoltà all'inserimento e/o di dolore o sanguinamento inusuali durante o dopo l'inserimento, vedere il paragrafo 4.4. Benelexa è fornito sterile dopo essere stato sterilizzato con ossido di etilene. Non risterilizzare. Esclusivamente monouso.
Non utilizzare se la confezione interna danneggiata o aperta. Inserire prima dell'ultimo giorno del mese riportato in etichetta. Benelex ha inserito usando l'inseritore fornito, figura 1, nella cavità uterina facendo attenzione alle seguenti istruzioni di inserimento. Le seguenti istruzioni di inserimento saranno fornite nella scatola contenente il sistema a rilascio intrauterino. Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso poiché copyright potrebbero esserci delle differenze nel tipo di dispositivo per l'inserimento rispetto ad altri dispositivi intrauterini usati in precedenza. Descrizione: A. Serbatoio contenente levonorgestrel con membrana. B. Bracci laterali. C. Fili. D. Protuberanze. E. Flangia. F. Scala graduata. G. Punto di spessimento. H. Primo segno di marcatura. I. Secondo segno di marcatura. I. Lunga. Occhiello. Condizioni per l'uso. Nelle donne in età fertile, Benelex ha inserito entro 7 giorni dall'inizio delle mestruazioni. Può essere sostituito da un nuovo sistema in qualunque momento del ciclo. È fortemente raccomandato che Benelex venga inserito solo da medici/operatori sanitari che siano stati adeguatamente istruiti e che abbiano letto attentamente queste istruzioni prima di inserire Benelex. Benelex ha fornito in una confezione sterile che non deve essere aperta fino al momento dell'inserimento. Il prodotto deve essere maneggiato in condizioni di asepsi. Non usare se la confezione interna danneggiata o aperta. Con un esame ginecologico determinare la posizione, antiversione, retroversione e le dimensioni dell'utero. Escludere gravidanza e controindicazioni. Posizionare uno speculum, usare una soluzione antisettica idonea per detergere la vagina e la cervice. Usare dilatatori cervicali se è stata diagnosticata stenosi cervicale. Non forzare per superare la resistenza. Bloccare la cervice con una pinza tenaculum e applicare una leggera trazione così da allineare il canale cervicale e la cavità uterina. Determinare la profondità della cavità uterina mediante isterometria. Se la profondità uterina è a 5,5 cm interrompere la procedura. Preparazione per l'inserimento. Caricare lo stantuzzo ed il dispositivo intrauterino, IUS, nel tubo di inserimento. Aprire parzialmente il blister, circa un terzo dall'estremità in basso, ed introdurre lo stantuffo nel tubo di inserimento. Liberare i fili dalla flangia. Tirare il filo per caricare il dispositivo intrauterino nel tubo. I bracci del dispositivo intrauterino devono stare in posizione orizzontale, parallelamente al lato piatto della flangia. Posizionare il margine inferiore della flangia in corrispondenza del valore misurato con la sonda. Posizionare la flangia blu così che il margine inferiore della flangia corrisponda al valore determinato mediante isterometria. I lati piatti della flangia devono sempre rimanere paralleli ai bracci. Questo permetterà che i bracci si aprano correttamente nella cavità uterina. Regolare la posizione del dispositivo intrauterino nel tubo di inserimento. Tenere fermo lo stantuzzo mentre si tira il filo e si sposta il tubo per regolare la posizione del dispositivo intrauterino. Le protuberanze dei bracci laterali devono essere vicine, opposte l'una all'altra, leggermente al di sopra dell'estremità superiore del tubo di inserimento, vedi zoom 1, e l'estremità distale del tubo deve essere allineata con il primo segno di marcatura dello stantuzzo, vedi zoom 2. Se il tubo non è allineato con il primo segno di marcatura dello stantuzzo, si deve tirare il filo più saldamente. Inserimento. Introdurre il dispositivo nel canale cervicale fino a che la flangia blu ha contatto con la cervice. Tirare l'intero dispositivo fuori dal blister, tenendo saldamente insieme lo stantuzzo ed il tubo nella posizione correttamente regolata. Introdurre l'insieme nel canale cervicale finché copyright la flangia blu ha contatto con la cervice. Rilasciare i bracci del dispositivo intrauterino tenendo lo stantuzzo, rilasciare il filo e tirare il tubo di inserimento fino a che la sua estremità inferiore raggiunge il secondo segno di marcatura dello stantuffo. Spingere il dispositivo intrauterino verso il fondo. Per posizionare il dispositivo intrauterino nella cavità uterina, spingere il tubo di inserimento simultaneamente con lo stantuzzo, fino a che la flangia blu ha di nuovo a contatto con la cervice. Benelex ha, quindi, correttamente posizionato nella cavità uterina.
Rilasciare il dispositivo intrauterino dal tubo nella cavità uterina senza muovere lo stantuffo, estrarre il tubo di inserimento verso l'occhiello dello stantuffo. Una leggera resistenza segna il passaggio del punto di ispessimento dello stantuffo. Nonostante ciò, tirare già il tubo verso l'occhiello dello stantuffo. Benilex viene quindi rilasciato completamente dal tubo di inserimento. Rimuovere in sequenza i componenti dell'inseritore e tagliare i fili. Rimuovere in sequenza, prima lo stantuffo, poi il tubo di inserimento. Tagliare i fili a circa 3 cm dalla cervice. Importante. In caso di difficoltà all'inserimento o di dolore o sanguinamento inusuali durante o dopo l'inserimento, devono essere immediatamente eseguite un esame medico ed un'ecografia per escludere una perforazione del corpo uterino o della cervice. Se necessario, rimuovere il sistema ed inserire un nuovo sistema sterile. Si ricorda agli operatori sanitari di segnalare tutti i casi di perforazione uterina o difficoltà di inserimento tramite il Sistema Nazionale di Farmacovigilanza all'indirizzo https www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Come rimuovere Benilex? Benilex viene rimosso tirando leggermente i fili con una pinza. Se non è possibile individuare i fili ed il dispositivo non è visibile nella cavità uterina, può essere rimosso con una pinza sottile o con uno strumento per il recupero dei fili intrauterini. Può essere necessaria la dilatazione del canale cervicale. Nelle donne in età fertile, se si vuole evitare una gravidanza, è necessario rimuovere il dispositivo durante la mestruazione, sempre che vi sia un ciclo mestruale. Se il dispositivo viene rimosso a metà del ciclo e la donna ha avuto rapporti sessuali durante la settimana precedente la rimozione, potrebbe instaurarsi una gravidanza, a meno che un nuovo sistema non venga inserito immediatamente dopo la rimozione. Dopo la rimozione di Benilex, il dispositivo deve essere esaminato per assicurarsi che sia integro. In singoli casi, durante le rimozioni difficoltose, è stato riportato che il cilindro contenente l'ormone ha scivolato sopra i bracci orizzontali, nascondendoli al suo interno. Una volta accertata l'integrità del dispositivo, non si richiedono ulteriori interventi. Le protuberanze dei bracci orizzontali, di solito, impediscono il distacco completo del cilindro dal corpo AT. Controindicazioni: gravidanza accertata o presunta. Malattia infiammatoria pelvica acuta o ricorrente. Infezioni del tratto genitale inferiore. Endometrite postparto. Aborto settico negli ultimi 3 mesi. Cervicite, displasia cervicale. Tumori maligni dell'utero o della cervice sospetti o accertati. Tumore epatico o altre epatopatie acute o gravi. Anomalie uterine congenite o acquisite, compresi i fibromi, se deformano la cavità uterina. Sanguinamento uterino anormale di eziologia sconosciuta. Condizioni associate ad un'aumentata suscettibilità alle infezioni. Tumori ormone dipendenti in corso o sospetti come il cancro alla mammella, vedere paragrafo 4. Neoplasie acute che interessano il sangue o leucemie salvo quando in remissione. Malattie trofoblastiche recenti anche se i livelli di HCG rimangono elevati. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Esame medico. Prima dell'inserimento, si deve raccogliere un'anamnesi personale e familiare completa. L'esame medico deve essere guidato da questo e dalle controindicazioni e avvertenze per l'uso. Il battito è là, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo dei progestinici può essere aumentato dall'uso concomitante di sostanze in grado di indurre gli enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci, in particolare gli enzimi del citocromo P450, come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Benilexa. insieme ad altri farmaci come Aerosaprepitante Corda Euro, Aerosaprepitante Teva Euro, Aerosaptivus Euro, Aerosatanto Euro, Aerosatazanavir Corda Euro, Aerosatazanavir Dottor Reddisa Euro, Aerosatazanavir Crica Euro, Aerosatazanavir Milana Euro, Aerosatazanavir Sandoza Euro, Aerosatripla Euro, Aerosaurantina Euro, Aeroscarbamazepina Ega Euro, Aerosdintoina Euro, Aerosdintoina Lea Euro, Aerosefavirenz più entricitabina più tenofovir disoproxil Milana Euro, Aerosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Crica Euro, Aerosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Teva Euro, Aerosefavirenz barra entricitabina barra tenofovir disoproxil Zentiva Euro, Aerosefavirenz Milana Euro, Aerosefavirenz Teva Euro, Aerosemenda Euro, Aerosevotazza Euro, Aerosfenitoin Eikma Euro, Aerosgamibetal Complex Euro, Aerosgardenale A Euro, Aerosinvirase A Euro, Aerosivemenda Euro, Aerosluminale, compressa Euro, Aerosmicobutina Euro, Aerosmisolinea Euro, Aerosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a Euro, Aerosriataz, capsula Euro, Aerosrifarina Euro, Aerosrifatera Euro, Aerosrifina Euro, Aerosrifocina Euro, Aerosustiva Euro, Aerostegretola Euro, Aerostelzir, compressa rivestita a Euro, Aerostelzir, sospensione a Euro, Aerostolepa Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Benilexa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Benilexa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso di Benilexa è controindicato in caso di gravidanza accertata o presunta. Se si instaura una gravidanza in una donna con Benilexa in situ, vedere paragrafo 5, si deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Benilexa non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono più comuni durante i primi mesi dopo l'inserimento, e diminuiscono con l'uso prolungato. Effetti indesiderati molto comuni, che si verificano in più del 10% delle utilizzatrici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio non pertinente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Contraccettivi intrauterini, sistema a rilascio intrauterino in plastica con progestinico, codice ATC G02-03. Il levonorgestrel ha un progestinico con diversi impieghi in ginecologia. Come componente progestinico nei contraccettivi, proprietà farmacocinetiche. Il tasso di rilascio iniziale in vivo di 20,1 microgrammi/d di levonorgestrel da parte di Benilexa si riduce a 17,5 microgrammi/d durante il primo anno, e 8,6 microgrammi/giorno durante il. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo diversamente dalle informazioni già incluse in altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Questi dati sono basati su studi convenzionali, elenco degli eccipienti, serbatoio in polidimetilsilossano, PDMS, membrana in polidimetilsilossano, PDMS, corpo AT in polietilene a bassa densità con 20-24% di bario solfato, filo in polipropilene, ftalocianina di rame blu. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.